Buongiorno YouTube, benvenuti su Musica Live, io sono Risiam e oggi affronteremo la recensione di un disco completamente diverso. Ma prima... Ora possiamo continuare. Il disco di cui vogliamo parlare è un disco di un artista contemporaneo, proveniente dal lontano oriente, più precisamente dal Giappone. Sto parlando di Ryoji Ikeda e il suo disco del 2005, Dataplex. Nato nel 1966 a Gifu, o Gifu, non so come si pronunci, più che definirlo musicista, il termine più corretto è artista sonoro. In tutti i suoi lavori i suoni vengono ottenuti attraverso la parte grezza della musica, ovvero onde sinusoidali, rumori, e molte volte nei suoi lavori utilizza anche dei suoni che il nostro orecchio non è in grado di ascoltare, però il nostro corpo è in grado di percepire la presenza o meno di questi suoni. In questo disco troviamo la continuazione del suo stile personale, però andiamo a vedere un attimo meglio com'è questo disco. Il disco è formato da 20 tracce per una durata totale di circa 55 minuti ed è classificabile nell'ambito della glitch music. Per chi non lo sapesse, la musica glitch è uno stile di musica elettronica in cui i suoni sono formati principalmente da errori elettronici o comunque elettrici, per esempio stridi, distorsioni e così via. Generalmente suonata con PC o comunque sia con strumenti digitali elettronici, la musica glitch viene quasi sempre definita musica atonale, in quanto non presenta la struttura e la melodia musicale che si è soliti aspettare in un brano normale. Il disco va in senso ondulatorio, nel senso che comincia in un certo modo, con un certo ritmo, raggiunge un picco formato in un certo modo e poi ritorna al suo stato originale. Però vediamo un secondo di capire di che cosa sto parlando. Le prime 8 tracce di Dataplex consistono principalmente in flussi di dati ad alta frequenza. La loro struttura è collocata al di fuori del cosmo di quello che è la musica tradizionale, risultando quasi una serie di cose messe insieme a casaccio. Questi primi 8 brani vanno a ricordare più un codice sorgente trasformato in un mezzo udibile, un costante flusso di dati che forma le basi di questo disco. Inoltre queste 8 tracce sono davvero brevi, per esempio la più lunga dura 2 minuti e 10. I brani successivi diventano più lunghi, più complessi e intercorrelati tra di loro, presentando una ritmica che subisce lei stessa continue metamorfosi. Data Super Helix attacca l'orecchio in modo pesante. Ritmi simili possono essere ricordati attraverso gruppi quali per esempio i Prodigy, Dizzy Rascal e Forte. Data Syntax è anche meglio. Il crescendo ricorda una versione miniaturizzata del disco Plus/Minus. Inoltre presenta una caratteristica nuova fino ad ora nel disco, che non si era ancora vista: alle note. Data Minimax è un piccolo reprise che va a ricordare lo stile dei primi 8 brani. Data Reflex vede Ikeda in un pattern ritmico di tastiere che va a ricordare un pochino quello che era lo stile dell'origine della rave music. Ritmi complessi e sequenze tonali vengono riproposti fino al brano 18, Data Cortex, in cui Ikeda quasi va a richiamare le situazioni ambientali dei Pink Floyd, creando un brano che completamente si distacca rispetto a quelli precedenti. Gli esatti 10 minuti di Data Matrix seguono vagamente la linea guida di Data Syntax, con ricambi improvvisi di ritmo e di suono, guadagnandosi secondo me il titolo di brano più interessante di tutto l'album. E infine si ritorna da dove siamo partiti, con il flusso di dati. Addirittura l'ultimo brano, Data Adaplex, contiene delle specifiche forme d'onda che sono praticamente dei test di lettura per i dispositivi ottici. E questo nei lettori CD può creare dei problemi di lettura, anche se non va a compromettere l'integrità del mezzo. In conclusione, durante la durata dell'intero CD, i pattern ritmici sono in stretta relazione con la casualità presentata in precedenza. L'ordine emerge dal caos apparente e questo rende il lavoro estremamente vivace e vivo. Sentire i brani che dal caos man mano che si va avanti diventano sempre più ordinati crea una situazione di conforto nell'ascoltatore. E infine con l'ultimo brano crolla tutto e si torna allo stato iniziale. Caos. La recensione finisce qui, da Risima da Musica Life è tutto, ci vediamo al prossimo video.